Quando penso a un tessuto, a me viene in mente un'opera d'arte che attraverso il tatto, la vista, produce una serie di sensazioni, di emozioni che possiamo dire uniche. Nello stesso tempo, mi porta a giocare con la fantasia, perché da questo tessuto leggero, armonioso, a volte strutturato, io provo a immaginarmi che cosa si può realizzare. Un capo finito, una giacca, un pantalone, un abito. 4 anni e mezzo sono ormai passati dal mio ingresso nel gruppo Drago. Arrivare da un mondo professionale totalmente differente ed essere immerso in ciò che solo marginalmente potevo conoscere è stato bello. Non è stato semplice, ma nello stesso tempo molto stimolante. Chi meglio del signor Paolo Drago può raccontare ciò? Colui che è nato filatore, che ha avuto un'evoluzione importante, che si è trasformato in tessitore, che ha unito un gruppo, formando un'azienda a ciclo completo, come la Drago SpA. Oggi voglio presentarvi la storia della mia famiglia Drago. Considererei quattro date importanti: 1973, 1993, 2001, 2015. 1973, famiglia composta da Umberto e Laura, mio padre e mia madre, e Daniela e Paolo, anzi Paolo e Daniela, perché sono più vecchio io purtroppo. 1973 nasce la Drago Umberto Filati, società familiare, artigianale, dove il papà raccontava che comprava i filati di seconda scelta, li sistemava e poi li rivendeva. Piano piano è arrivato all'esigenza nel 92-93 di avere una produzione propria, quindi comprava il tops, lo faceva filare. L'esigenza di farle filare da alcuni artigiani biellesi diventava sempre più impellente, c'era poca produzione perché tutti in quel periodo lì stavano spingendo al massimo, quindi decide di aprire la prima filatura, la filatura Cosfil. Questa filatura poi è partita bene ed è seguita un'altra filatura, la filatura Cristina. Da tutta questa storia arriviamo al 1981, dove io entro in azienda, era già praticamente avviata come anche parte commerciale, e da lì in avanti praticamente decidiamo di unire tutte le filature di cui noi eravamo soci e portarle praticamente in una filatura che dava il nome di Filati Drago. Ecco. Da lì praticamente siamo diventati i leader nel biellese della vendita di filo pettinato. Ai tempi si facevano titoli molto fini, teniamo conto che ai tempi un filato numerometrico 2,96 era il top del top, era la cosa più fine che si poteva fare. Ai tempi i lanifici usavano tranquillamente il 2,48 o addirittura, se si parlava di qualcosa di più fine, era il 2,64. Ai tempi il 2,48 e il 2,64 erano la normalità delle produzioni dei lanifici biellesi. Noi ci siamo subito lanciati in qualche cosa di straordinario, che era il 2,76.000 e il 2,96.000. Filati ai tempi fatti con lane non così fini come oggi stiamo utilizzando, perché comunque anche il mondo degli allevatori non era ancora arrivato a produrre un 14 micron e mezzo o un 13 micron. Si parlava tranquillamente di filati con titoli 2,70 col 19 micron e mezzo,
Oggi pensare di produrre un 270.000 col 19 micron, che non è nient'altro che un Super 100, forse neanche, un Super Fine, oggi è un qualche cosa di obsoleto, di old. Quindi arriviamo a fare praticamente dei titoli molto fini, e qualche lanificio ci crede in questi filati e riusciamo praticamente a piazzarli sul mercato e avere un successo pazzesco. Poi arriva il periodo dei filati addirittura sempre più fini, ma semplici, con un'anima di nylon, perché in quel mondo donna che stava nascendo con lo stile Armani, c'era tutto questo mondo di filati crepe super tecnologici, dove con mio padre ci siamo messi ad inventarci una ritorcitura a fusi molto particolare, che ai tempi praticamente non si faceva più. Quindi se andate a cercare dalla storia come si facevano dei filati con due fibre completamente differenti, una di nylon e una di lana, abbiamo iniziato a produrre. Questo è stato il successo della mia famiglia, poi anche il crespino e i ritorti cordonetti. Da lì praticamente passiamo alla fine degli anni 90, primi anni 2001. Alcune filature tedesche avevano ormai preso il mercato del basico, non si parlava più di produzione ad hoc, ma si vendeva a stock, nel senso si producevano e si consegnavano al momento. Quindi tutto quello che era l'artigianalità del nostro filo in pochi anni veniva meno. Tutti i lanifici andavano sullo stock service. Lo stock service che era poi per tutti uguali. Io da lì ho capito con mio padre che le cose non potevano continuare. O chiudevamo la filatura e ci portavamo all'estero, o a quel punto lì diventavamo noi, diciamo, i produttori dei tessuti con i nostri fili. E da lì praticamente noi eravamo soci in alcuni lanifici proprio di minoranza, abbiamo deciso appunto di portarceli in casa, acquisirli e di creare nel 2001 la fusione tra l'anificio Fintes, l'anificio Calvino, e portarci praticamente ad iniziare una produzione di tessuti che ai tempi chiamavamo Drago. Ci ho creduto, forse siamo l'unica famiglia che è riuscita a diciamo, modificare il proprio DNA da filatore a lanificio, e nel 2001 inizio a costruire un gruppo, diminuire sempre di più la vendita di filo ed aumentare la produzione di tessuto. Unificando praticamente le produzioni, portando nello stabilimento di Verrone tutto il sapere di quello che era il lanificio Fintes, e a Lessona tenere praticamente la filatura che poi produceva i fili che servivano al nostro lanificio. Siamo nel 2015, avviene una cosa importantissima, quella praticamente che passiamo da filati Drago, togliamo il filati davanti al Drago e dividiamo Drago lanificio in biella. Questo praticamente era il segnale che da lì in avanti non saremmo più diciamo, restati quello cui eravamo nati nel 1973, cioè veramente filatori. Eravamo finalmente diventati un'azienda produttrice di tessuti da uomo, perché comunque nella scelta che avevo fatto io nel 2001 era di lasciare brevemente il mondo donna, ma concentrarsi esclusivamente nel mondo uomo.
Nel 2008 mi avvalgo di due bravissimi collaboratori che ancora tutt'oggi sono nel gruppo, nel team di gestione, che sono Enrico e Piero, che arrivavano da un importante lanificio biellese, e da lì iniziamo a lavorare sul brand. Dal 2008 noi iniziamo a progettare praticamente il passaggio dal nome Fintes al nome Drago Lanificio in Biella, con il loro arrivo. Ci crediamo, ci sono clienti che ci spingono anche a farlo, e da quella data lì a tuttora, ad oggi, stiamo veramente lavorando sul nostro nome, Drago Lanificio in Biella.